Allora, prima di parlare della gita di oggi, volevo mostrarvi un nuovo oggetto che ho preso per rendermi un po' più semplici queste escursioni. Infatti quasi nessun posto mi consente di arrivare in camper vicino proprio all'inizio del sentiero e poi fare l'escursione. Quelli che sono disponibili li ho più o meno visitati quasi tutti, ce n'è ancora qualcuno che visiterò prossimamente. Quindi ho pensato di dotarmi anche io di una bici elettrica pieghevole, in modo tale che occupi meno spazio nel camper. Chiaramente per chi vuole si può trasportare anche in macchina, ed è questo oggetto qua. Chiaramente se uno vuole una bici a norma deve pedalare, e infatti con questa bisogna pedalare. L'assistenza appunto è un'assistenza per fare un po' meno fatica. Devo dire che per venire fin qua dal parcheggio del camper sono circa 8 km, tutti in discesa, e mi fanno male le gambe, quindi la risalita la vedo molto male, sono circa 400 metri di dislivello. Comunque adesso è giunto il momento di iniziare a camminare. Allora, oggi siamo alle pendici del Gran Sasso, vicino ad Assergi c'è una cascata, si chiama Cascata dello Schizzataro, ed è la nostra meta di oggi. Intanto vediamo che cosa ci propone questo posto, perché ogni volta dico no, questo posto c'ha un'unica cosa da vedere, poi invece si verificano molte opportunità. In teoria qui oggi dovremmo vedere solo la cascata. In ogni caso è una cascata molto carina, molto interessante. Inoltre l'area proprio della cascata è stata riqualificata da un'associazione di volontariato, e qui hanno formato un laghetto. Insomma, se c'è acqua, ho visto delle foto molto belle, quindi mettiamoci in marcia e vediamo che cosa ci propone il luogo. Allora, siamo arrivati, il posto è molto piccolo, però è molto interessante. Ci sono due situazioni che adesso fotograferò e che vi descriverò, comunque non prima di aver mangiato, anche perché io queste uscite le faccio esclusivamente a ora di pranzo, perché mi piace questa luce così dura che crea così tanto contrasto, e per farmi bestemmiare su come fare la foto. Comunque ci vediamo con il panino. Ieri sono andato a fare la spesa all'unico supermercato aperto, un discount, per cui panini d'hamburger con semi di sesamo, lonza e sottilette, tutto senza marca, più pocket coffee e più Gaviscon, che peraltro l'altra volta, nell'ultimo video di cui metto il link qui sopra, non mi sono neanche serviti, nonostante tutti i pastrugli che avevo fatto. Quindi buon appetito a me e ci vediamo dopo per le foto. Allora, qui effettivamente è un posto molto frequentato, per cui devo aspettare il periodo di pausa per parlare, perché mi vergogno troppo. Comunque sia,
La foto di prima è interessante il gioco di luce che c'è sulla parte superiore della cascata. Dopodiché il proseguo della cascata fa quasi una linea diagonale che prende tutta quanta la fotografia, quasi a condurre l'occhio verso la parte superiore. Ma, ripeto, sullo schermo può sembrare accettabile, poi bisogna vedere sul computer. Per poter fare questa foto ho usato un obiettivo lungo, una focale molto lungo, mi sembra 120 mm, però poi lo metterò sulla descrizione della foto, e un filtro ND da 6 stop, perché per dare chiaramente il senso di mosso dell'acqua, soprattutto oggi che c'è moltissima luce, quindi più di tanto con l'otturatore non si poteva giocare per creare questo effetto. Vediamo com'è venuta. Allora, per questa foto qui l'idea è quella di prendere questa cascatina in primo piano e il resto della cascata in secondo piano. Ora, questa foto però ha un problema. Il problema è che metà foto è molto scura, metà foto è molto chiara. A prescindere dalla luce, hanno proprio una differenza di colore tra le rocce. Quindi adesso proverò, muovendomi un po', a minimizzare questo fenomeno. Però fondamentalmente, se voglio prendere la cascatina in primo piano, devo accettare il compromesso di avere metà foto un po' più chiara. Potrei fare una pano verticale, ma non mi sono mai riuscite bene e quindi evito per il momento. Allora, anche in questo caso qui dobbiamo comunque fare un'esposizione mettendo in primo piano questa cascatina e una foto mettendo a fuoco su quell'altra parte della cascata. Userò un filtro ND da 6 stop, lo stesso di prima, perché ha l'effetto mosso della cascata. Da notare che, contrariamente all'uscita della frasca, qui non è necessario mettere a fuoco manualmente, perché la fotocamera è in grado di vedere attraverso il filtro e quindi di mettere a fuoco l'immagine. In più non sono un grande amante della messa a fuoco manuale, quindi quando posso uso quella automatica. Allora, sì, è vero, i veri fotografi dicono che questa non si deve mai usare, anzi in genere i treppiedi, quelli per professionisti, quelli fatti bene, non ce l'hanno neanche, in modo tale da eliminare la possibilità di vibrazioni, perché sicuramente avere la fotocamera montata sulla base del treppiede, cioè sul piatto da cui partono le gambe, è sicuramente più stabile che utilizzare una soluzione del genere, però non mi interessa, francamente non mi interessa. Ritengo che sia molto più pagante avere un'altezza superiore rispetto alla possibilità di avere delle vibrazioni, che peraltro oggi non c'è vento, quindi difficilmente si verificheranno. Però comunque ho impostato un timer da 10 secondi per fare in modo che si smorzino appunto le vibrazioni dovute ai settaggi che uno pone sulla camera. Per il resto la composizione è molto classica, cascata,
l'ho voluto alzare così tanto proprio per poter riprendere almeno in parte il laghetto, e anche in questo caso il problema è che c'è una cascata molto scura e l'intorno molto chiaro, anche perché c'è una luce veramente molto molto dura, siamo è l'1:30, quindi non poteva che essere così. In questo caso sto sempre usando un filtro ND da 6 stop, in questo caso però farò delle esposizioni multiple, però non più per la messa a fuoco, perché comunque c'è una distanza tale per cui sicuramente verrà tutto a fuoco. Ho anche impostato un'apertura di f16, quindi mi aspetto che venga tutto a fuoco senza la necessità di dover fare esposizioni multiple per questo motivo. Però le farò proprio per poi in fase di post produzione mitigare un po' questo contrasto che c'è tra la cascata e il contorno, e quindi selezionare delle esposizioni in cui questo contrasto non sia troppo evidente. Anche questa giornata diciamo che è terminata, non credo di incontrare altre opportunità fotografiche. Comunque è stata una escursione carina, certo per chi è qui in zona o sta facendo un viaggio ne può valere la pena. Viene da Roma come me, che sono 140 km, forse anche no, solo per vederla. Per fare foto è un altro discorso. Le foto sinceramente non mi sono piaciute tanto, perché chiaramente venendo nel mezzo della giornata, soprattutto con una giornata così bella dove non c'è neanche una nuvola, è chiaro che a meno che questo posto non sia immerso nel bosco si creano sempre questo contrasto troppo duro, che poi è difficilissimo da gestire in post produzione, e comunque il risultato non è mai soddisfacente. Dobbiamo vedere un pochettino cosa riesco a inventarmi in post produzione, e soprattutto i file RAW come sono, perché io li ho visti, sono molto contrastati, però magari giocando un po' con tutte le esposizioni che ho fatto si può fare qualcosa di meglio. A parte gli scatti che vi ho mostrato, ne ho fatti altri, chiaramente c'erano un sacco di persone intorno, quindi non ho potuto descriverli in maniera appropriata, che però vi mostrerò nel corso del video, cioè che vi ho mostrato nel corso del video. Adesso c'è la parte che mi preoccupa tantissimo, ed è quella di tornare al camper in bicicletta. Sono 8,5 km, tutti in salita, non c'è neanche un metro in discesa, e soprattutto 400 metri di dislivello. Sì, è vero che è una bici elettrica, però poi magari
se qualcuno è interessato posso fare un video su quella specifica bici. Questa bici, avendo un motore centrale, impone di pedalare. Non è una bici in cui la pedalata può essere anche simbolica, è una bici in cui la pedalata deve essere pedalata. E siccome io, come si vede, intanto non sono per niente allenato, peso 8000 kg, non lo so se ce la farò. E poi penso anche che non so neanche chi chiamare. L'unico che mi viene in mente è il soccorso stradale. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi piaccia in generale quello che faccio. Se così è, vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un mi piace al video e anche a commentare, perché finora non ho ricevuto quasi pochissimi commenti, tranne di una persona che mi è stata molto utile, perché mi ha dato dei suggerimenti che ho trovato molto utili e che metterò in pratica presto. Quindi grazie per l'attenzione e ci vediamo la prossima volta. Partiamo, vediamo che cosa succede. Ce l'ho fatta.